Abbiamo già conosciuto la maestria di Luigi Scapini grazie al mazzo I misteri della Sibilla. Oggi andremo ad apprezzarla ulteriormente con il mazzo La magica Sibilla, edito da Dal Negro. Dopo la sigla comincia la magia. Benvenuti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte 54 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avrete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo la puntata. Seguitemi. Eccoci, benvenuti alla visione di questo splendido mazzo della magica Sibilla italiana creata da Luigi Scapini in collaborazione con sua figlia Giulia Scapini. Partiamo proprio dall'analisi fisica della nostra scatolina, che è molto semplice, effettivamente di un cartoncino plastificato, molto carino, questo è vero, però abbastanza fragile e delicato da usare con molta cautela. Visionando l'intera scatola possiamo trovare ovviamente le indicazioni della Dal Negro SRL, quindi la casa editrice che li ha stampati esattamente nel 1999 che ha stampato queste carte, appunto. Troviamo anche riferimenti al fatto che sono 54 carte e poi le andremo a vedere. Qui troviamo quello che è il retro di ogni singola carta. Qui abbiamo una specie di spoiler su una carta speciale del mazzo, anche questa la vedremo insieme. Andando ad aprire la nostra scatolina, all'interno andremo a trovare le nostre 54 carte. Queste sono tutte le carte, ci sono ovviamente quelle in più che vi mostrerò successivamente, poi vediamo delle indicazioni. Ecco, qui è quello che vi dicevo, che è stata creata da Luigi Scapini in collaborazione con Giulia, e poi ci sono altre indicazioni sui tantissimi mazzi. Se non sbaglio Luigi Scapini ha creato quasi una ventina di mazzi tra tarocchi, sibille, e quindi direi che è molto prolifico, un bravo illustratore, e appunto ci andremo a godere le singole carte. Quello che vi voglio dire di importante è che sono abbastanza maneggevoli, perché l'intero mazzo, ovviamente le misure di ogni singola carta è di 7,2 per 11,6 e ovviamente lo spessore è di 1,8 cm circa. Sono abbastanza maneggevoli, sì è vero grandi, però la qualità è abbastanza buona, tra virgolette, insomma. Si vede, ecco, qui possiamo vedere il retro in tono proprio con la carta stessa, con i colori che, come potete vedere, saranno già per tutte le carte lo stesso tipo di colori. Poi troviamo ovviamente abbiamo parlato della grandezza, andremo a vedere adesso tutte le singole carte. C'è ben poco da dire, effettivamente, lo ammetto, su questo libricino. È tutto
molto striminzito, ecco, in realtà trovate in generale le spiegazioni sui vari semi, anche a livello numerologico, preliminari di lettura, quindi introduzione ai vari metodi. Ci sono credo tre o quattro metodi di lettura, sì, ci sono uno, due e tre, sì, tre o quattro, giusto, quindi più metodi che effettivamente significati. Quindi, come ovviamente ho accennato e vi metto in descrizione il link al video dove parlo della Sibilla italiana in genere, che è introduzione alla serie del corso di Conosciamo le Sibille, così potete davvero conoscerle meglio, e lì trovate anche altre indicazioni, per esempio per approfondire i significati. In breve vi metto anche in descrizione i link a alcuni libri che possono incominciare ad aiutarvi. Abbiamo l'oracolo della vera Sibilla e i misteri della Sibilla, e effettivamente questo è lo stesso mazzo dei misteri della Sibilla che ha creato un altro mazzo di Sibille, che ha creato sempre Luigi Scapini, e anche questo molto molto bello. E la vera Sibilla, che in pratica parte tutto da qui, quindi la grafica totalmente diversa, però riconoscerete sicuramente alcune indicazioni fondamentali. E adesso andiamo proprio nel vivo della puntata, andando a conoscere i quattro gruppi, e quindi le 13 carte che compongono ogni singolo gruppo, e vediamoli insieme. Prima di conoscere tutto il mazzo, quindi le altre 52 carte, effettivamente questo mazzo è composto da 54, perché abbiamo due carte speciali, sono lei e lui. Come anticipato, l'abbiamo già vista e conosciuta proprio lei come carta, come immagine principale della scatolina. Allora, sono carte che possono essere integrate al mazzo stesso, quindi mischiarle in mezzo alle altre, oppure possono essere usate come significatore, quindi messe, diciamo, da parte, per far concentrare magari la persona che consulta le carte. Ad esempio, se è una lei, appunto, e volete vedere le varie situazioni, le varie cose che possono saltare fuori dalla lettura nei vari ambiti della vita, appunto ci si può concentrare su di lei. Se altrimenti dovete fare delle domande e voler sapere, sempre la consultante donna vuole sapere di un ipotetico lui, allora ci si può concentrare su di lui e quindi verificare che cosa sta accadendo, magari in questione di amore o di lavoro, eccetera. Quindi queste sono le due carte speciali. Io in realtà non le consiglio esattamente, non le uso, però effettivamente voi sentitevi liberi di farli, e dopo la loro conoscenza possiamo passare a quella dei quattro semi. Eccoci di fronte al nostro primo gruppo, quindi il primo seme, dove abbiamo appunto i cuori. Sono 13 carte effettivamente, quindi abbiamo quelle numerali e poi quelle cosiddette di corte, se così si può dire. Abbiamo Jack, donna, re, oppure fante, regina e re. Come già accennato, ovviamente tutte le carte sono costituite dallo stesso tipo di grafica, ovviamente, ma hanno tutte la stessa base di colore. Questo io lo definisco un po' rosa, molto, molto delicato, quasi un rosa antico. Ovviamente ogni singola carta c'è l'immagine principale con i bordi, sul lato sinistro trovate il nome, il titolo, e quindi che sarebbe effettivamente anche un primo significato. Sotto in piccolino potreste avere qualche difficoltà a leggere
È vero che è un font molto, molto delicato, proprio in tono e in sintonia proprio con l'arte di Luigi Scapini, e poi trovate il riferimento proprio al numero e al seme. Quindi questo vale proprio per tutte le carte. Se volete potete fermare anche il video in questo momento per osservarle tutte insieme, ma vi ricordo che poi alla fine trovate lo slideshow e potrete guardarle una per una. Ovviamente questo è il seme di cuori, che si riferisce all'amore, ai sentimenti, ha delle questioni molto molto importanti, perché lo vediamo anche dalla carta della speranza, della fedeltà, della costanza a livello grafico. È vero, per chi già conosce la vera Sibilla non avrà assolutamente difficoltà, perché sono facilmente intuibili, però ci sono dei riferimenti, questo è vero, però secondo me ci sono quelle indicazioni in più che vi possono fornire qualche informazione, qualche interpretazione ulteriore. E adesso andiamo a vedere il prossimo seme, quello dei quadri. Eccoci di fronte alle carte dei quadri, quindi troviamo sempre l'indicazione dal numero 1 cioè dall'asso al 10, e poi le nostre carte di corte, quindi abbiamo il fante, lo jack, donna e re. E un'altra cosa importante effettivamente, che magari per chi si trova per la prima volta magari non ha importanza, però vi potrà essere utile se andate a sondare meglio il mondo della Sibilla italiana, perché sia nei libri che vi ho consigliato, sia effettivamente in riferimento alla vera Sibilla, in pratica alcuni nomi sono modificati, sono cambiati. Nel seme precedente, al numero 5, allegria, potrete trovare un altro nome, allegrezza al cuore. Nel jack abbiamo l'innamorato e si chiama anche amante, oppure al numero 12 troviamo la donna, è l'amante, e troviamo la matrice in altre sibille. Qui ad esempio troviamo la serva, che viene chiamata anche donna di servizio, oppure qualche piccola sciocchezza, ovviamente un cambio di articoli, anzi non c'è, di solito troviamo omaggi di preziosi, in questo caso omaggi preziosi, e poi troviamo forse un po' quella più eclatante come diversità, esaltazione, e si riferisce alla carta dei deliranti. Però vi ricordo che il significato principale non cambia in alcun modo, quindi non troverete proprio nessuna difficoltà. Se volete in questo momento potete fermare il video per osservarle meglio, e noi ci vediamo per il prossimo seme. Eccoci di fronte al seme dei fiori, quindi anche qui 13 carte dall'asso al 10, e poi jack, donna, re, pure fante, regina e re. E anche qui effettivamente alcuni titoli di alcune carte sono modificate, però ricordo ancora che i significati sono uguali e identici. Per esempio troviamo nell'asso qui c'è la dicitura sponsali che si riferisce all'atto di matrimonio, cioè al contratto, esattamente alla promessa di matrimonio. Poi troviamo anche il 6, la sorpresa. Troverete nei vari testi oppure anche in altre carte il titolo consolante, sorpresa. Troviamo la baldoria, simpatica come dicitura e anche come significato, che è lo stesso ovviamente dell'allegria. E poi c'è anche la fanciulla, che troverete giovane o giovine fanciulla. Queste sono le carte ovviamente di fiori.
si riferiscono un po' alla fortuna, alle situazioni di sorpresa, ai contratti anche, alle persone che possono aiutare, alle varie situazioni che si possono creare, quindi come il divertimento, la leggerezza, il viaggio, persone che possono essere molto utili e aiutare e sostenere effettivamente chi consulta le carte. Se volete potete fermare il video per visionarle meglio e adesso andiamo a vedere l'ultimo seme, quello delle picche. Andiamo a concludere il nostro viaggio per conoscere questo splendido mazzo con il seme delle picche, e quindi troviamo sempre dall'asso al 10 e poi le nostre carte di corte, e quindi sempre Fante, Regina e Re, oppure Jack, Donna, Re effettivamente. È ovvio che ci troviamo di fronte ad un seme un po' più difficile, come si può notare anche dal nome delle carte stesse: il dispiacere, il vedovo, la morte, la prigione, il militare, la gelosia, la disgrazia. Quindi sì, effettivamente riguarda il lato della vita un po' più difficile e doloroso, dico tra virgolette, ma comunque fa parte della vita stessa. E in questa visione qui mi preme dire una cosa che ho notato subito e ve la mostrerò anche sullo schermo. La carta dell'ammalato c'è una bella citazione, un omaggio al Cristo morto di Mantegna, e come potete vedere sono praticamente quasi uguali. In realtà ovviamente si tratta del Cristo morto, quello di Mantegna, in questo caso è la carta dell'ammalato, dove alcune caratteristiche mostrano la persona sì, che è ancora in vita in realtà. Come citazione sì, ci stava, perfetta, molto, molto bella, che parla proprio della statura, ma non solo, anche perché Luigi Scapini è un artista importante soprattutto per le rappresentazioni sacre, quindi vi consiglio di andare a vedere le sue opere. E poi effettivamente parlando giustamente di questo mazzo, che io consiglio di integrare se conoscete, se avete già altri mazzi della Sibilla italiana, tipo il grande classico della Vera Sibilla, diciamo, ve lo mostro, è questo. È vero che qui troviamo i colori molto molto accesi, molto vivaci, quindi effettivamente se amate i colori in questo modo potreste anche apprezzare questi, perché tutto è vero così delicato, ma sicuramente le figure, le varie rappresentazioni sono molto forti e significative, quindi insomma secondo me si possono trovare, oltre ai significati classici, osservando ogni singola carta, qualche informazione in più, quindi lasciarsi andare all'intuito e trovare appunto quelle interpretazioni che possono essere totalmente vostre. Però è un mazzo, come tutte le sibille, io dico tra virgolette facili da interpretare, non solo perché le prime indicazioni le troviamo proprio sulle singole carte in basso, ma non solo, è immediato, quindi si può utilizzare subito. Poi se volete approfondire le cose diventano un po' più complesse, andando a studiare i vari metodi, le combinazioni delle carte, quindi poi tutto si può approfondire. Però dico che di base, proprio per conoscere le dinamiche del quotidiano, perché effettivamente le sibille non sono come i tarocchi, sono totalmente diverse, e queste vi possono servire solo per una questione, per una dimensione totalmente materiale, quindi le dinamiche quotidiane di tutti i giorni, dal lavoro all'amore, al denaro, alle varie situazioni che si possono creare. Quindi io di sicuro lo consiglio per una
questione anche di collezione, perché a livello artistico sono molto, molto belle, molto interessanti, e poi vi possono permettere comunque di avere ulteriori stimoli. Si conclude qui la puntata, vi ricordo che potete vedere anche tutte le altre sul mio canale, se volete lasciatemi un commento per dirmi che cosa ne pensate, e io vi ringrazio e alla prossima, ciao!